L'isola d'Elba non è molto grande ma neanche troppo piccola. Con i suoi 224 km², attraversarla da un lato all'altro richiede poco più di un'ora. Eppure, questa apparente compattezza nasconde una varietà straordinaria di ambienti e atmosfere. Proprio per questo, scegliere dove prendere l'albergo o l'appartamento non è una decisione da prendere alla leggera. La scelta della base giusta può fare un'enorme differenza, sia dal punto di vista economico che per facilitare le vostre giornate di vacanza. Ogni zona dell'Elba ha una personalità distinta e si presta a diversi tipi di vacanza. Non esiste una scelta migliore in assoluto, ma esiste la scelta migliore per voi, in base a quello che cercate, a come volete trascorrere le giornate, al vostro budget e alla stagione in cui visitate l'isola. Se siete appassionati di escursionismo e volete vivere l'Elba verticale, il versante occidentale dell'isola è indiscutibilmente la vostra destinazione ideale. Marciana rappresenta la scelta perfetta per gli escursionisti che vogliono conquistare le vette più alte. Questo antico borgo arroccato alle pendici del Monte Capanne è il punto di partenza naturale per la scalata ai 1019 metri della vetta. Un percorso impegnativo, ma straordinariamente gratificante che attraversa boschi di castagni secolari e rocce granitiche. Da qui partono decine di sentieri che si diramano in tutte le direzioni, esplorando ogni angolo del versante montano. La cabinovia panoramica che sale al Capanne parte dalle vicinanze di Marciana, offrendo un'alternativa comoda per chi vuole raggiungere la vetta senza la salita a piedi. Attenzione però, generalmente apre da aprile a ottobre, con orari che variano a seconda del periodo. È fondamentale controllare gli orari prima di pianificare le vostre escursioni. Poggio, a pochi chilometri da Marciana, è una vera chicca per chi cerca tranquillità assoluta. Questo minuscolo borgo, il più alto dell'Elba, con i suoi 330 metri sul livello del mare, sembra sospeso fuori dal tempo. Le case in pietra si stringono attorno a viuzze strettissime e dalla terrazza panoramica lo sguardo spazia dal mare fino alle vette del Capanne. Da Poggio partono diversi sentieri che esplorano il versante nord-occidentale, incluso il percorso verso la celebre sorgente di Napoleone. Alloggiare a Poggio significa abbracciare lo spirito dell'Elba rurale e montana. Le strutture ricettive sono poche e spesso a conduzione familiare. Piccoli affittacamere, appartamenti in case antiche, bed and breakfast con prodotti fatti in casa. La sera, dopo una giornata di cammino, sedersi in uno dei pochi bar con un bicchiere di vino locale guardando il tramonto è un'esperienza che vale il viaggio da sola. Se vi affascina la storia mineraria dell'Elba, le rocce rosse cariche di ferro e i vecchi impianti industriali, il versante orientale è la vostra meta ideale. Capoliveri è il centro principale per esplorare il Monte Calamita e il parco minerario. Questo splendido borgo medievale arrampicato su un colle rappresenta la base perfetta per le escursioni nel cuore della zona mineraria. Il Monte Calamita, con i suoi 413 metri, è un museo geologico a cielo aperto dove il ferro è così abbondante che in passato si diceva facesse impazzire le bussole dei marinai. I sentieri che attraversano il Calamita sono un'esperienza unica. Si cammina tra pareti di roccia rossa, vecchi pozzi minerari e impianti avvolti dalla vegetazione. Il percorso della Calamita è un anello di circa 6 km perfettamente segnalato, con panorami spettacolari sulla costa meridionale. Capoliveri è anche un ottimo punto di partenza per la mountain bike, con il Capoliveri Bike Park che offre tracciati di vario livello. Rio Marina e Rio nell'Elba rappresentano alternative per chi vuole vivere ancora più da vicino l'anima mineraria. Rio Marina ospita il Museo dei Minerali e offre visite guidate alle gallerie. Rio nell'Elba, nell'entroterra, conserva intatto il carattere di paese minerario con prezzi vantaggiosi e grande autenticità. Non tutti cercano dislivelli impegnativi. Molti desiderano passeggiate panoramiche alla portata di tutti e il versante sud-occidentale offre opportunità straordinarie. Pomonte e Chiesi sono due piccole frazioni sulla costa occidentale.
punto di partenza per uno dei sentieri costieri più spettacolari dell'Elba. Il percorso di circa 8 km corre a mezza costa tra mare e montagna, senza difficoltà tecniche particolari. Si cammina nella macchia mediterranea profumatissima con il mare sempre presente, di un azzurro così intenso da sembrare irreale. Ma è al tramonto che questo sentiero rivela tutta la sua magia, quando il sole scende esattamente di fronte tuffandosi nel mare in uno spettacolo di colori indimenticabile. Alloggiare a Pomonte o Chiesi significa scegliere la quiete assoluta. Queste frazioni piccolissime offrono silenzio, natura e mare pulitissimo. Le spiagge sono piccole e di ciottoli, molto meno affollate del versante nord. I prezzi sono contenuti, rendendole ottime basi per chi ha un budget limitato. La posizione è strategica anche per visitare Marciana, Sant'Andrea e Fetovaia. Marina di Campo è indiscutibilmente la regina delle destinazioni family friendly. Questa località vanta la spiaggia più lunga dell'Elba, quasi 2 chilometri di sabbia dorata dove i bambini possono giocare in sicurezza. Il fondale degrada dolcemente e la spiaggia è attrezzatissima con stabilimenti che offrono ogni comfort ed area giochi. Il paese è organizzato per le famiglie: lungomare pedonale, gelaterie, pizzerie, parchi giochi e giostre. Ci sono mini market, farmacie e ambulatorio medico, servizi fondamentali viaggiando con bambini. L'offerta ricettiva è vastissima: hotel con animazione, residence con cucina, campeggi con piscine. Molte strutture offrono sconti per bambini e servizi specifici. È possibile trovare soluzioni per tutti i budget, soprattutto prenotando con anticipo o nei periodi di bassa stagione. Da Marina di Campo si raggiungono facilmente altre spiagge adatte ai bambini come Lacona, Fetovaia e Cavoli. Procchio, sulla costa nord, rappresenta un'alternativa eccellente con baia ampia, fondale basso e un'atmosfera più tranquilla ma comunque vivace. Biodola è perfetta per chi cerca qualità e non bada alla spesa, con hotel di categoria superiore che offrono piscine, club per bambini e acqua color turchese caraibico. Portoferraio può essere interessante per combinare mare, cultura e servizi, con le spiagge urbane accessibili dal centro. Per chi ama il mare cristallino e le spiagge da sogno, Campo nell'Elba è la zona con la maggiore concentrazione di spiagge spettacolari. Alloggiare qui significa avere a portata di mano Fetovaia con la sua sabbia dorata e acqua color smeraldo, Cavoli, vivace e frequentatissima, Seccheto con i ciottoli bianchi e fondali spettacolari, oltre alla lunghissima spiaggia di Marina di Campo. Lacona merita una menzione speciale. Questa lunga spiaggia di sabbia è meno conosciuta, ma non ha nulla da invidiare alle celebri Fetovaia e Cavoli. L'acqua è cristallina, il fondale sabbioso, l'atmosfera più tranquilla e i prezzi generalmente più contenuti. Dietro la spiaggia si estende una pineta che offre ombra naturale. La zona intorno a Portoferraio, in particolare verso Biodola, è perfetta per chi cerca il lusso unito alla bellezza naturale. Questa area offre accesso a diverse spiagge magnifiche: Biodola, Procchio, Forno, Scaglieri e Viticcio. Alloggiare in uno dei resort significa svegliarsi con il mare a pochi passi. Per le spiagge più selvagge e meno affollate, Marciana Marina offre accesso alle calette del versante nord-occidentale come la Fenicia, la Paolina e Sant'Andrea con i suoi scogli bianchi, spiagge più piccole ma con acqua di trasparenza incredibile. Per chi cerca divertimento, Porto Azzurro è probabilmente la località più vivace quando si parla di vita notturna. Il lungomare pedonale è animatissimo la sera con decine di bar, ristoranti e gelaterie aperti fino a tarda notte. La piazza si riempie di gente, musicisti di strada intrattengono i passanti, le barche creano un'atmosfera marina irresistibile. Attira soprattutto giovani e trentenni che cercano socialità e divertimento. L'offerta ricettiva è varia con hotel sul lungomare, appartamenti nel centro storico e residence con vista sul golfo. I prezzi sono medio-alti, ma la posizione è ottima per esplorare l'isola. Portoferraio offre un mix interessante di cultura, servizi e vita notturna.
Il centro storico mediceo si anima la sera con ristoranti, wine bar e musica dal vivo. Il porto è sempre vivace con un'atmosfera internazionale. Alloggiare qui significa avere tutti i servizi a disposizione, collegamenti facili con autobus e la possibilità di visitare le ville napoleoniche senza prendere l'auto. Per chi cerca autenticità e tranquillità, Marciana Marina è ideale. Un delizioso borgo marinaro sulla costa nord-occidentale che ha conservato la sua autenticità pur aprendo al turismo. Il piccolo porto peschereccio, le casette colorate, i ristoranti con pesce freschissimo, tutto parla di una dimensione umana e autentica. La sera il paese si anima dolcemente, con un ritmo lento e piacevole. Alloggiare qui significa essere in posizione strategica, vicini a Marciana e al Monte Capanne per le escursioni, con accesso alle bellissime spiagge del versante nord-occidentale, eppure in un borgo che mantiene una dimensione di paese vero. I prezzi sono intermedi. Poggio e Marciana sono perfetti per l'autenticità dell'entroterra montano, mentre Rio, nell'Elba, e le piccole frazioni come Nisporto e Nisportino sulla costa orientale offrono quiete assoluta con prezzi molto vantaggiosi. Il periodo della visita fa la differenza. In alta stagione le località più affollate possono essere caotiche e costose, mentre in bassa stagione sono tranquille e accessibili. Se avete l'auto la scelta è più libera, altrimenti meglio alloggiare a Portoferraio, Marina di Campo o Porto Azzurro per i collegamenti di autobus. L'entroterra e le località meno turistiche offrono prezzi significativamente più bassi rispetto a Biodola, Portoferraio Centro e Porto Azzurro, mentre Marina di Campo offre un buon compromesso. Ricordate che l'Elba è piccola. Qualsiasi base scegliate, nel giro di mezz'ora potete raggiungere qualsiasi punto dell'isola. Quindi non abbiate paura di scegliere una località apparentemente periferica se corrisponde ai vostri desideri. Avrete comunque accesso a tutto quello che l'isola offre. La scelta dell'alloggio è il primo passo per una vacanza perfetta all'Elba. Prendetevi il tempo per riflettere su cosa volete davvero e poi tuffatevi in questa avventura sapendo di aver scelto la base perfetta.